Tanto noi ragazzi ci siamo messi comodi al bar e stiamo facendo l'ape, come si dice, aperitivo. Ape? Tu stai bevendo il cappuccino? Io in realtà sto bevendo il cappuccino. Io sto facendo ragazzi. ape. Cari amici e cari amiche, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale, immergendoti nella lingua. Oggi, per il titolo di oggi, quanto si guadagna in Italia, quanto si spende in Italia, quindi quant'è il costo della vita in Italia. Una cosa che ci chiedete spessissimo, Sì. Molti sono curiosi di saperlo. E allora, per il video di oggi, ho chiesto rinforzi e abbiamo qui con noi la nostra amica Barbara, che chi segue il canale la conosce, è già stata ospite del nostro canale, sarà un anno fa più o meno, un anno fa. Sì. Come vola il tempo, imparate i modi di dire in italiano, come vola il tempo, come passa velocemente. E oggi ho chiesto rinforzi perché sono un maschio, per cui non ne ho più pallida idea di quanto costano le cose, non vado mai a fare la spesa. Che poi dopo mi dicono che sono maschilista, ma no ragazzi, io sono molto molto moderno, però oggettivamente avevo bisogno dell'aiuto di una donna per sapere quanto costano un po' le varie cose, eccetera. Allora non perdiamoci in chiacchiere. Barbara, innanzitutto, visto che poi sul canale non sono tutti, ci sono persone magari nuove, eccetera, un attimino ti presenti, dici a tutti chi sei. Sì, ciao a tutti, sono Barbara, io mi occupo di aiutare i clienti internazionali che vogliono acquistare casa in Italia, seguendoli lungo tutto il processo. E anche tra i miei clienti le domande relative ai costi sono sempre più frequenti, perché quando si acquista ci sono una serie di costi che uno non si aspetta all'inizio, per cui oggi poi andremo a approfondirlo insieme a Manuel. Fra l'altro, guardate ragazzi dove siamo oggi. Siamo sul lago di Iseo, detto anche Sebino. Chi segue il canale lo conosce bene perché non è la prima volta che ci veniamo, ma guardate che spettacolo. Siamo fra l'altro in una bella giornata di fine febbraio, non fa più freddo, c'è un bel cielo limpido, il lago è calmo, guardate che spettacolo. Siamo in Franciacorta. Allora, iniziamo. Dunque, voi sapete ragazzi che io sono molto metodico, attenzione Barbara a non cadere nel lago, no? Ecco, sono molto metodico, Barbara peggio di me, anche lei con gli schemi, e quindi andiamo in modo molto preciso e metodico. Per capire quanto costa la vita in Italia dobbiamo prima di tutto capire quanto entra nelle tasche degli italiani mediamente e poi quanto esce. No? Iniziamo dalla prima cosa, la cosa più importante, gli stipendi medi in Italia, quanto guadagna mediamente un italiano. E io ho in mente un range, secondo me, fra i 1.200 euro e i 2.500 euro più o meno di stipendi medi. Che poi ovviamente è una media, nel senso che la famosa storiella, se io ho 2 polli e tu hai 0 polli, in media abbiamo un pollo a testa, Esatto. però poi non funziona così. Però in media, giusto per dare un parametro, siamo in quel range, 1.500, 1.800, la maggior parte degli italiani che lavorano alle dipendenze hanno quello stipendio, con delle grosse differenze territoriali, soprattutto fra il nord e il sud. Al nord gli stipendi sono più alti e il costo della vita però è anche più alto, al sud sono tendenzialmente più bassi, anche di tanto, no? Sì. E il costo della vita però è più basso. Esatto. Guarda che belle le paperelle, che poi sono paperelle o anatre queste? Sono anatre. Anatre, ecco. Tutte le volte che devo fare il video devo andare su Wikipedia a cercare la differenza fra anatra è un e germano papera. reale con la femmina. Perché poi ci sono anche gli esperti, c'è un ragazzo che mi segue dalla Polonia, che è molto esperto, è un ornitologo. Mi chiama lei qua. E tutte le volte mi sgrida se mi sbaglio. È una qua. Che poi c'è una cosa molto importante che non si considera mai, è secondo me impossibile paragonare gli stipendi di stati diversi, non solo per una questione di costo della vita, ma proprio perché c'è un'organizzazione totalmente diversa di quello che noi chiamiamo il sistema paese. Mi viene in mente l'esempio lampante degli Stati Uniti, dove siamo abituati a sentire stipendi che magari sono di $2.000, $3.000, $5.000 al mese. Sì. E quindi uno statunitense che sente parlare di 1.500 euro al mese potrebbe pensare molto basso rispetto a quello a cui è abituato. Però bisogna tener conto
del fatto che il sistema paese funziona in modo completamente diverso, non è solo una questione di costo della vita, no? Sì, perché la nostra sanità, ad esempio, è inclusa nelle tasse che noi paghiamo, cioè il sistema sanitario è pubblico, quindi non abbiamo un'assicurazione extra da pagare Esatto. mensilmente, non abbiamo da pagare le tasse mensilmente come in America, che hanno delle tasse altissime, anche solo l'assicurazione casa è molto elevata negli Stati Uniti, parliamo anche di $2.000 al mese. E quando dico ai miei clienti che l'assicurazione annuale sono €300 e dico è un po' alta, €300, loro ridono, e quindi ho smesso di dire che è molto alta. E quindi è una cosa che hai incontrato proprio anche tu realmente, sì, questa cosa, loro lo chiamano shock culturale, no? Sì, quotidianamente. A me fa sempre un po' ridere questa descrizione, perché gli americani sono molto abituati a parlare in termini un po', come dire, parlo sempre di shock, no? Per noi lo shock è una cosa forte. Tremenda, terribile. Sono piccole differenze culturali, no? Sì. Chiusa parentesi. Comunque sì, effettivamente anche l'università. Anche l'università, esatto. Qua 2 o 3 mila euro all'anno paghiamo l'università, che è anche meno, se hai dei redditi più bassi è gratuita, esatto. Oppure sì, 3.000-2.000 euro annuali. Là invece devi fare un mutuo magari di $150.000, 300, che poi per cui con i nostri 1.500 euro facciamo quello che loro fanno con 5.000, ma perché come diciamo in Italia, no? Il detto la coperta è corta, la tiri da una parte e si molla dall'altra, quindi che tu questi soldi li dia alla persona direttamente, li deve spendere lei come in America, o vengano tolti prima e gestiti dallo Stato per pagare i servizi, alla fine il risultato più o meno è lo stesso, quindi almeno qui nel nord Italia è un tenore di vita secondo me più o meno equivalente a quello di un cittadino medio negli Stati Uniti. Sì. Giusto per dare un parametro, perché poi il pubblico di Barbara sono persone proprio interessate a venire a vivere in Italia. Sì. Bene, e adesso che ci siamo fra l'altro spostati in un posto tranquillo, seduti, per continuare la nostra chiacchierata, abbiamo visto quanto in media entra agli italiani, dobbiamo capire quanto esce, e direi che la prima spesa più importante, quella proprio che cambia la vita, è la casa, perché poi gli italiani sono fissati con la casa, non è un investimento, non è una cosa secondaria, non è una cosa che cambiano tante volte nella vita come fanno ad esempio negli Stati Uniti. Per l'italiano la casa è il nido. Noi lo chiamiamo un bene a rifugio, no? Proprio, visto che abbiamo la fortuna di avere oggi Barbara, che è proprio l'esperta, parlaci un po' tu di quanto costano in media le case in Italia. Allora, diciamo che il mercato italiano è molto vario, dipende proprio da zona a zona, da regione a regione, tante volte anche da paese a paese o città a città, se si è vicini ai laghi, se si è vicini al mare, ci sono una marea di variabili. Possiamo dire generalmente come prezzo medio per il nord Italia siamo intorno ai 2.000 euro al metro quadro, facendo eccezione ovviamente alle grandi città, penso Milano, dove ti chiedono anche 10.000 euro al metro quadro in certe zone, se non 15, per zone di lusso, sicuramente più vicine al centro, però diciamo per dare una media generale nel nord Italia giriamo intorno ai 2.000-3.000 euro al metro quadro, con variazioni, come dicevo prima, città grandi, prezzi più alti, borghi magari in aree un pochino più remote, possiamo trovare anche per esempio in Piemonte delle zone con 800-900 euro al metro quadro, che se si vuole fare un investimento potrebbe essere molto interessante. Scendendo centro Italia, anche lì i prezzi bene o male siamo su queste fasce, soprattutto in Toscana, che è molto richiesta, ma sto ricevendo tantissime richieste su Umbria, Abruzzo e Marche, che sono delle regioni molto simili alla Toscana, ma hanno dei prezzi al metro quadro inferiori, nonostante abbiano dei panorami e un ambiente molto simile alla Toscana. Sud Italia invece i prezzi scendono, dipende anche lì dalle zone, se sono più ricercate, perché per esempio Salerno, Costiera Amalfitana, viaggiamo anche lì fra i 3 e 5.000 al metro quadro. Dalle varie aree della Sicilia possiamo trovare anche lì case intorno ai 1.000 euro al metro quadro, per cui come vedete c'è un grandissimo range, dipende proprio da cosa state cercando nello specifico.
Per cui ecco, bene o male queste sono le cifre. E se posso, Manuel, vorrei trattare anche un altro tema sempre legato Certo. alla casa, che vedo che mi viene richiesto molto, ed è la possibilità del mutuo, ad esempio, perché noi italiani lo utilizziamo parecchio, avendo comunque degli stipendi non altissimi come abbiamo visto prima. È uno strumento che utilizziamo, e tantissimi dei miei clienti mi chiedono spesso, sia clienti che follower, chiedono se è possibile finanziare una casa in Italia per il cliente internazionale, per cui per chi non vive in Italia, non è residente. Do qua una risposta, visto che ho questa finestra: sì, si può finanziare, è più complicato rispetto a chiederlo noi come italiani, però è possibile farlo. Vi daranno la possibilità di ricevere il 50% della cifra che volete avere finanziata, e sarà un lungo processo perché è più lungo, però si può fare. Quindi in alternativa, se non avete liquidità o non volete utilizzare la vostra liquidità, c'è sempre la possibilità di fare un mutuo anche in Italia. Ok. Qui in questa zona noi qui siamo sui 2.000-3.000 euro al metro quadro, no? Tipo Qua una casa in Franciacorta, diciamo. in Franciacorta sì, siamo sui 2,5, 2000, Perché una 2500 per i un classici appartamento. 100-110 metri quadri che si trovano qui, le villette, che poi qui che poi anche provincia, tipo qua siamo in collina, siamo in Franciacorta. C'è in Franciacorta, c'è il lago, per esempio qua a Iseo, sul nuovo viaggiamo anche sui 5.000 al metro, 4.500, 5.000 al metro quadro. Diciamo che meno di 200-250 mila euro No, una non casa trovi non la niente, prendi. no. Ecco. No. Nelle nostre zone sì, per un appartamento da 100 metri quadri minimo 250.000-300.000 euro bisogna pensarci. Per cui diciamo che per una persona, per l'italiano medio, come diciamo noi, per la persona normale, è una bella botta, cioè è un investimento che vale una vita. Sì. Per questo abbiamo iniziato parlando, diciamo, la casa, nel senso che sì, non viene cambiata ogni 2 anni, esatto. Che fra l'altro una volta molti vivevano in affitto, tantissimi, mi ricordo negli anni 90. Dopo dagli anni 90 in poi è cambiato, è aumentata molto questa fissa, chiamiamola, di voler essere proprietari della propria casa. Perché? Per il discorso del mutuo, secondo me, perché tutti fanno il ragionamento: do magari 600-700 euro al mese di affitto che sono buttati via. Sì, tanto vale fare il mutuo. Pago di mutuo, alla fine è mia. Alla fine è mia. Che poi da un punto di vista economico, chi conosce un po' l'economia più a fondo, non è esattamente così, perché comunque c'è anche il discorso del capitale tenuto fermo, del costo opportunità, del fatto che comunque bisogna confrontare le percentuali. Però adesso non è un canale di economia, però ecco, non è così semplice. Però l'italiano ragiona così, l'italiano medio, per cui cercano tutti di comprare la casa facendo il mutuo. 9 su 10 fanno il mutuo, diciamo. Sì, esatto. Quindi la spesa più importante. E poi ci sono le spese di tutte le cose aggiuntive. Anche questa grandissima domanda, super richiesta. Normalmente con i miei clienti facciamo proprio un breakdown dei costi, per cui nel momento in cui si acquista, al di là del prezzo di acquisto, ci sono già lì alcuni costi aggiuntivi, dei closing cost, che sono il notaio, le tasse e l'agenzia immobiliare normalmente, quindi un 10-15% in più sul prezzo di vendita che vedete negli annunci, ad esempio. Nel momento in cui si diventa proprietari ci sono tendenzialmente 2 tipologie di tasse, di imposte, per dire la parola corretta, imposte. C'è l'IMU, che è l'imposta la tassa sulla proprietà, e questa viene pagata solo se è una seconda casa. Se è prima casa non viene pagata, non si paga nulla. Anche questa grandissima differenza per esempio con gli Stati Uniti, dove invece lì c'è la patrimoniale sulla casa. E la seconda tassa invece che si paga è la tassa sui rifiuti, anche quella abbastanza contenuta, parliamo tra i 150 e i 200 euro all'anno. Non sono cifre enormi, esorbitanti. Per esempio una mia cliente del Texas, lei spende circa $3.000 al mese sulla tassa della proprietà della sua casa. Qua in Italia non li spendi neanche in un anno, cioè un IMU di un appartamento da 100 metri quadri sei massimo sui 700-1.000 euro all'anno, non al mese. Per cui, come vedete, anche i costi della casa sono sicuramente inferiori a quelli a cui siete abituati. E poi ci sono i costi della macchina. Sì, e anche le utenze della casa, rimanendo sul tema casa. Anche lì, per dare un'idea, io per dire di bollette, di tutto, si chiamano bollette in italiano,
pago quanto? 400 euro al mese più o meno. Sì. Sì. Forse meno, Poi anche meno perché io sono spendaccione. spendaccione, io non guardo niente, la luce la tengo accesa solo per il gatto perché cioè, No, sì. no, sono spendaccione, però anche, siamo lì in quei range, Sì, diciamo. sì. Eh, 200-300 euro al mese, sì. al mese. I costi energetici in Italia sono abbastanza alti perché Sì. appunto storicamente non entriamo nella geopolitica. Sì. Però possiamo dire che il nostro patrimonio, il nostro parco immobili in Italia hanno dei livelli energetici di prestazione energetica veramente bassi. Siamo tutti a livello FG nella categoria delle certificazioni, il che vuol dire che c'è un dissipamento termico. Sta migliorando adesso, no? Sì, ci sono delle nuove normative che stanno portando le persone a rinnovare gli immobili e a renderli più prestanti dal punto di vista energetico, però ecco, siamo ancora lontani. E poi una cosa che non è proprio ben recepita dagli italiani. No, per niente. Non è per niente ben recepita. E poi ci sono le spese quotidiane di tutti i giorni, cioè andare a fare la spesa, come diciamo noi, no? Andare al supermercato a fare la spesa. Ma tu hai un'idea di quanto costa un litro di latte? Un litro di latte, allora da piccolo andavo con mia mamma. Che vergogna! 90 centesimi, 80 centesimi, più o meno. Qualcosa di più. Qualcosa di più, sono un po' aumentati, c'è l'inflazione. C'è l'inflazione, sei rimasto un po' indietro. Cosa dite? Andiamo al mercato insieme a Manuel, lo portiamo a fare un po' di spesa? Imparo un po', dai. Dai, che andiamo al mercato. Guardate che belli fra l'altro questi vicoletti antichi, questi sono proprio caratteristici. Alti e stretti, guardate qui non passa neanche un'auto, no? Mi sa che ci passa a malapena un'auto di qui. Sono proprio antichi, storici. Qui siamo nel centro di Iseo. E stiamo per sbucare al mercato, giusto? Sì. Che è in piazza, di solito il mercato è in piazza. Sì. Spieghiamo fra l'altro che loro magari il mercato non sanno cos'è. È un mercato ambulante che normalmente c'è nei piccoli paesi, di solito un mattino a settimana. Sì. A Iseo 2. A Iseo 2. Oggi è quello piccolo. Un paese grande. Sì. E il mattino tipicamente magari le donne, mi viene sempre a dire le donne vanno al mercato e poi mi dicono che sono maschilista. Sei maschilista. Donne, uomini, chiunque abbia bisogno di fare la spesa va al mercato. Esatto. No, di solito sono le... Non è vero, perché a casa mia va il mio papà, quindi È vero, sì. quindi è una bugia. Ed è bello perché rispetto al supermercato, rispetto al supermarket, al mercato normale, ai negozi, diciamo, istituzionali, c'è ancora questa atmosfera così di paese, questa atmosfera tradizionale, magari ci si conosce anche con i mercanti ambulanti. Vedete, le bancarelle sono così, sono dei camioncini attrezzati che poi loro arrivano presto al mattino e preparano queste che si chiamano bancarelle. C'è un po' di tutto, vedete, ci sono vestiti, ci sono alimentari, vedete, questo è ad esempio, questa è una bancarella della frutta. Guardiamo qualche prezzo. Limoni, 4,50 euro al chilogrammo. No. Ciao Monia, sta bene, bene, bene. Stai facendo un po' di... Sto facendo perché ho un canale, è un canale YouTube, Wow. si chiama Italiano Immersivo, dove praticamente è un canale di italiano per stranieri. Ah. Sono qui con una mia amica e stiamo facendo un po' il video. Ciao. Barbara, piacere. Qui ad esempio siamo a un banchetto di vestiti, guardate, vestiti, abbigliamento intimo, allora, intimo e pigiameria si dice in italiano, che sono quello che si indossa, l'undergarment, quello che si indossa sotto. Guardate, calzini, qui abbiamo Cashmere. calzini di cashmere, che è un materiale molto pregiato, giusto? Dico cose giuste? Sì, dici cose giuste. Ecco. Una lana pregiata. 5 euro, guardate, quindi anche prezzi molto, molto abbordabili, diciamo, al mercato, no? Perché qui stiamo cose di qualità, cashmere, a un prezzo assolutamente ottimo. Qui abbiamo il mio preferito, il classico banchetto, il banchetto del mangereccio, diciamo, mangereccio, il banchetto del pollo, formaggi, salumi, gastronomia, diciamo, il termine corretto è gastronomia. Vedete? Qui abbiamo il grana padano, guardate, il famoso
grana padano e parmigiano reggiano. Siamo sui 20 euro al chilo qui in Italia. Vedete i salami appesi, è tipico. Salame con peperoncino 20 euro al chilo, 19,90. Vedete. Cacciatori sono quei salametti piccoli, anche quelli sui 20 euro al chilo. Salame stagionato significa quello un po' più duro, cioè seccato, più lungo, si dice stagionato. Qui abbiamo un banchetto di rosticceria. Rosticceria sono le cose fritte, sempre. Fritte, sì, c'è il pollo arrosto, le patatine fritte, c'è anche il pesce qua. Rosticceria. Mi sta venendo fame, eh? Ragazzi, adesso fermiamo il video e intanto noi ragazzi ci siamo messi comodi al bar e stiamo facendo l'ape, stiamo facendo ape, come si dice, aperitivo. Ape? Tu stai bevendo il cappuccino? Io in realtà sto bevendo il cappuccino. Io sto facendo ragazzi. ape. Giusto per parlare dei stereotipi. Grazie mille. Grazie. Gli stereotipi che si dice che non si beve il cappuccino dopo una certa ora, ma io me ne frego perché Beh, questo qua è sono uno di quei un po' temi originale, con i miei sì. clienti, che a pranzo ordiniamo la pasta e loro ordinano il cappuccino. Io li guardo sempre e dico no, non si ordina il cappuccino con la pasta. Sì, ecco, con la pasta no, con la pasta no, assolutamente ragazzi. O in Piemonte il bicerin insieme ai tagliolini col tartufo è stato... No. Però dai, mattina fa anche frescolino, per cui scalda un po'. Quindi Barbara invece lei si prende un analcolico, un analcolico, un aperitivo analcolico, un drink, un cocktail. Della Dopo casa. dicono che io uso gli anglicismi, però effettivamente diciamo un drink. Non Sì. abbiamo una parola che usiamo. Un aperitivo. Un aperitivo, sì. Aperitivo. Ecco, aperitivo. Bene, bene. E visto che siamo seduti qua tranquilli a sorseggiare il nostro aperitivo, andiamo avanti a chiacchierare con andiamo avanti a voi. chiacchierare. Che poi noi abbiamo parlato di tenore di vita, no? Di quanto entra, quanto esce, però c'è una cosa secondo me molto molto importante da dire, che la percezione del tenore di vita è cambiata tantissimo negli anni, tantissimo, nel senso che io mi ricordo quando ero piccolo, negli anni 90, che le persone in Italia mediamente si accontentavano di molto meno. Cioè il concetto di arrivare alla fine del mese, come Sì. diciamo noi, no? Arrivare alla fine del mese, cioè riuscire appunto a avere abbastanza di quello che guadagniamo per tutto il mese. Tutto il mese, sì. Perché lo stipendio in Italia non è scontato, e noi parliamo sempre di stipendio mensile, ma in tanti luoghi È settimanale. Negli USA com'è? Dipende da contratto a contratto, ma generalmente settimanale. Quindi qua diciamo c'è il detto arrivare alla fine del mese. Esatto. E negli anni 90 tipicamente arrivare alla fine del mese poteva voler dire anni 90, ma 80, 70, andiamo anche più indietro, i nostri nonni, dal post-guerra in poi. Era avere comunque da mangiare, avere un tetto sulla testa, poter stare tranquilli, avere tutto quello che serve dei bisogni primari e magari concedersi una volta ogni tanto qualche la vacanza, tizio, la vacanza si poteva. Ma oggi invece è cambiato tutto, cioè oggi arriva l'italiano medio che si lamenta sui social, non arrivo alla fine del mese, però poi vai a vedere, non arrivo alla fine del mese si intende che non riesco ad andare a mangiare la pizza tutte le settimane, non riesco ad andare al parrucchiere tutte le settimane, non riesco a pagare l'abbonamento a Netflix e altre 5 cose. Piattaforme. No, non riesco, quello non è, sono tutti bisogni non primari che... sono benefit extra, chiamiamolo così. Esatto, per cui è chiaro che è cambiato proprio il tenore di vita, è cambiata la percezione. Il benessere dal dopoguerra in poi anche in Italia c'è stata questa ondata di crescita, no? Il capitalismo più spinto. Sì, c'è stato un boom economico che ha portato a maggiore benessere per tutti. Sì. Che è stato positivo da un certo punto di vista, sì. Se però noi siamo in grado di controllarlo noi, di tenere noi le redini di questo progresso, nel senso che non è che dobbiamo
fare chissà quali cambiamenti, no? Diventare anticapitalisti, anche perché lei è un'imprenditrice, io sono un imprenditore, per cui siamo, no, per definizione capitalisti. Però siamo tutti e due un po' filosofi come mentalità, no? Per cui tante volte basta magari togliere quel 20%, no, di acceleratore per Sì. godersi l'80%, no? Il famoso principio di Pareto, no, in economia, no? Il principio dell'80-20. Basta un piccolo cambiamento per avere un grande risultato. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire magari stare un po' più tranquilli, moderare un po' quelli che sono i bisogni, che non sono quelli reali ma sono Extra. quelli extra che spesso ci convincono. Cioè, faccio l'esempio banalissimo, io ricordo, siamo a Iseo, da piccolo venivo con i miei genitori qui sul lungolago a passeggiare, no? E la passeggiata sul lungolago di Iseo era già uno svago del sabato, no? Oggi è strano, nel senso che la passeggiata sul lungolago di Iseo non è completa se te non ti fermi a mangiare un gelato, al bar, aperitivo. cioè qualche cosa devi fare, no? Quest'idea del fare e di spendere, devi fare qualche cosa, consumare qualche servizio che ti viene proposto. Sono piccolezze, no? Ovviamente però ti danno l'idea di una società che è cambiata profondamente. Diciamo che è una società comunque che sta bene, la nostra qui in Italia. Sì, stiamo bene, sì. Possiamo definirla una società ricca, ecco, Ma essere sì, consapevoli abbiamo comunque un'economia del stabile. privilegio che abbiamo. Fra l'altro ricordiamo il tuo canale, il tuo è un canale Instagram, giusto? Ho il canale Instagram, sì. Barbara _ Bersini, magari ve lo mette Lo metto in sovraimpressione. sì. Barbara _ Bersini, che così è interessante a seguire. Tu tratti tutti i temi che riguardano appunto il vivere in Italia, il venire a vivere. Vivere in Italia e acquistare o affittare una casa in Italia. È interessantissimo da seguire. E l'attività si chiama Your House in Italy. Your House in Italy. Ok. Quindi ragazzi, direi che noi possiamo anche salutarci Sì, qui. è stato un piacere. Mi raccomando, le solite cose, mettete mi piace, mettete like, commentate, sapete che è importante. E alla prossima. Ciao! Ciao!